Benvenuti e bentornati in una nuova puntata di Giappone nel mondo insieme a Plot Twist. Ciao Rudy, Ciao a tutti. oggi si parla di feticismo. Il nostro intento è superare soprattutto questo pregiudizio, per cui prima di giudicare qualcun altro con il proprio metro di misura culturale conviene mettere da parte il proprio pregiudizio, la propria cultura e cercare di entrare in risonanza, in ascolto con la cultura diversa, che non è detto che sia sbagliata a prescindere. Esatto, infatti andremo a analizzare e a soffermarci un po' di più su quelle che sono le peculiarità di questo fenomeno nella cultura giapponese, il perché ci sembrano così particolari, da dove vengono. Ci sono delle linee di confine, ci sono delle leggi piuttosto severe. Noi andremo a cercare di capire quali sono i punti negativi e i punti positivi, perché ci sono molti aspetti interessanti di questo fenomeno, e tutto parte magari da proprio piccola introduzione storica che ci fa Rudy. Siamo nel periodo Edo, avete presente l'arte di ukiyo-e, le stampe famose, l'onda di Hokusai e tutte le vedute del Giappone che in quel momento comunque si sviluppavano, però a fianco alle grandi vedute del Monte Fuji comunque si svilupparono tutta una serie di opere, stampe, che rappresentavano comunque alcuni momenti di sessualità tra uomini e donne e quest'arte veniva chiamata shunga e comunque dava semplicemente una rappresentazione molto libertaria, per cui non stupiamoci che fino a un certo momento della propria storia il Giappone era abbastanza libero dal punto di vista sessuale, però la cosa cambia con ovviamente l'apertura del Giappone nei confronti del mondo occidentale, per cui siamo nel periodo Meiji, l'imperatore Meiji vuole portare il Giappone nell'era moderna, per cui non poteva più essere una società di samurai con tutte delle determinate tradizioni, ma doveva in qualche maniera omologarsi al mondo occidentale, per cui si comincia a censurare tutti quei comportamenti che fino a quel momento erano normali, ma visti da una società occidentale non lo erano. Dopo la seconda guerra mondiale, con la ricostruzione del Giappone, con ovviamente l'arrivo delle nuove tecnologie, la televisione, i nuovi supporti, e poi internet, tutto quello che conosciamo, che abbiamo conosciuto noi della generazione del dopoguerra degli anni 70 in poi, e lo stesso in Giappone, ha portato ovviamente lo sviluppo a tutta una serie eh, di culture o di passioni nei confronti di alcune cose che si è proprio potuto sviluppare attraverso, uno, il benessere che c'era in quel momento in Giappone, che c'è tutto sommato ancora in Giappone, ma anche alla diffusione di determinati media che esaltavano alcuni aspetti. Un'evoluzione che parte da un momento estremamente libero, si chiude per poi riaprirsi di nuovo in una nuova forma più moderna. Questo era a dimostrare come erano in realtà una forma a metà tra l'arte e l'intrattenimento già a metà del 1700, e invece noi siamo arrivati e li abbiamo bloccati, abbiamo interrotto questa proliferazione di quest'arte visiva proprio perché abbiamo importato il nostro modo di pensare. Che cos'è il feticismo? È semplicemente poi l'attrazione o l'eccitazione verso un feticcio, che questo possa essere una parte del corpo o un oggetto particolare o anche situazioni specifiche. Quindi in Giappone questo feticismo poi è legato soprattutto a un ambito iconografico e a determinate situazioni. Poi si evolve e si è evoluto nella storia in tantissimi situazioni specifiche. Arriviamo un attimo a vedere oggi il feticismo, uno dei più diffusi feticismi in Giappone, che forse è sconfinato anche un po' da noi, cioè è quella per le divise scolastiche. Perché Rudy è così assurdo per noi, da un certo punto di vista affascinante, però noi li critichiamo su questa cosa delle divise scolastiche? Da dove viene?
I giapponesi hanno comunque una vita ben strutturata, purtroppo per loro, dal nostro punto di vista, che ha delle tappe fisse della propria vita. E una delle tappe è sicuramente il periodo delle medie, il periodo delle superiori, e spesso e volentieri dal mio punto di vista il feticismo e la passione eh, per le divise è proprio perché identificano un periodo della vita dei giapponesi, da un lato probabilmente anche felice, ma dall'altro lato in cui ovviamente nascono le prime pulsioni sessuali. Sappiamo benissimo, siamo stati tutti più o meno adolescenti e ci ricordiamo benissimo che è la fase in cui comunque è la scoperta dell'altro sesso, la scoperta della sessualità, delle prime pulsioni, della scoperta del proprio corpo, teoricamente anche del corpo, in questo caso delle ragazze che vestono le uniformi femminili, ma ricordiamoci bene che nella società giapponese la parte dell'adolescenza è comunque un periodo della vita dei giapponesi molto pieno di impegni, scuola dopo scuola, club scolastici, club sportivi, per cui non è che loro abbiano così tanto tempo per esplorare. E secondo me chi ha questa tendenza verso i vestiti alla marinaretta giapponesi ha comunque quella voglia di ricordare quei momenti in qualche maniera preadolescenziali o adolescenziali in cui c'era comunque quella forma di attrazione per la compagna di classe che non si è mai realizzato, ma che si è sicuramente molto idealizzato. Poi ovviamente tutto questo viene trasfigurato nella sessualità, e per cui è inevitabile che possa dar sfogo in età adulta a delle forme di sessualizzazione anche della stessa uniforme. Però io credo che sia molto legato a quel momento importante della vita di chiunque, ma che in Giappone ha un ruolo purtroppo schiacciato tra tanti impegni. Non so cosa ne pensi te, Luca. Questa cosa è verissima, perché proprio è legata alla loro storia, ma è anche legato a come i media trattano quell'argomento, e lo trattano anche dal punto di vista visivo. Cioè anche i media stessi, gli anime, i manga, i dorama, i film, enfatizzano ancora di più il fatto che loro si siano sentiti felici in quel momento, che abbiano provato le prime emozioni forti in quel momento. Spesso pensateci, e cercate di ricollegare anche voi che state ascoltando all'esperienza che avete avuto guardando gli anime. Quante volte le emozioni e i rapporti tra i protagonisti dell'anime sono avvenuti durante le ore scolastiche o dopo le ore scolastiche, mentre ancora erano in uniforme, e l'uniforme era spesso trattata anche come un elemento visivo per raccontare la cosa, magari con dettagli, con inquadrature su elementi particolari dell'uniforme, per non arrivare poi ad anime che hanno fatto dell'uniforme il loro simbolo. Parliamo di Sailor Moon, ovviamente. Dopo che hanno svestito l'uniforme scolastica, si trasformano un'altra volta in supereroine con l'uniforme scolastica, e questo secondo me è stato uno degli apici della crescita del feticismo per le uniformi scolastiche, perché è proprio il prendere questo elemento, il feticcio, l'uniforme, e renderlo importante, dargli un messaggio dietro importante, che poi viene legato anche alla trasformazione, a quel momento particolare, e poi a diventare il simbolo di una supereroina, in quel caso di un gruppo di supereroi. Rudy, tornando a quello che stavamo accennando prima, qual è secondo te il ruolo dei media, l'implicazione che questi hanno nella vita sociale, nella percezione di questi feticismi? Io credo che i media abbiano un ruolo fondamentale sia per diffondere, ma allo stesso tempo per alimentare. Come hai appena detto te, se io mi metto in copertina di un manga o comunque di una rivista una ragazza con le orecchiette da gatta, che sia una ragazza disegnata, una ragazza reale, comunque con le orecchiette da gatta, io vendo sicuramente molto di più, perché attrae molto di più e va a solleticare la fantasia. Per cui io sono dell'idea che
sia ormai difficile capire qual è, se è nato prima il feticismo e poi il media, oppure è nato prima l'idea su un media e poi il feticismo. Certo, ci sono delle cose, secondo me, che sono abbastanza trasversali, che sono feticismi che in qualche maniera comprendono anche il mondo occidentale, però alcune cose tipiche dei giapponesi, secondo me, sono autoalimentate sia dalle persone ma anche dei media che comunque in qualche maniera ci vivono attraverso gli appassionati, che noi parleremo con un termine giapponese otaku, però sono comunque interessanti. La passione e il collezionismo non può essere anche una forma di feticismo? Questo lo lascio lì al vostro pensiero. Nel senso, il feticismo non è che sfocia per forza nella sessualizzazione, no? Io posso essere anche un feticista di un colore, cioè a me piace il rosso e io mi vesto solo di rosso, adoro tutto il rosso e compro solo oggetti rossi. Il feticismo è come abbiamo detto prima, è l'attrazione per un feticcio. Questo feticcio può essere di qualsiasi cosa e l'attrazione può essere su vari livelli. Come ha detto Rudy, ci sono varie sfumature e vari oggetti che sono più o meno sessualizzabili e i media hanno cavalcato queste situazioni. C'è sempre il rischio di dire, ok, il feticismo è semplicemente uno che ha una grossa passione per una cosa, senza contare che potrebbe anche avere comunque delle motivazioni psicologiche, al di là che ci sarà comunque sempre un risvolto che riguarda la sua personalità, il suo modo d'essere, però secondo me noi rimaniamo sempre nella superficie cercando di comunque portare avanti un'idea che questi temi vanno sicuramente sdoganati per dare in modo a chi ne vuole parlare o le vuole vivere che non si senta dalla parte sbagliata, come spesso e volentieri viene fatto pensare e spesso viene fatto pesare. Fino a quando le proprie azioni sono legali, non vanno a danneggiare nessuno, io credo che non c'è nessun problema. Al massimo potrebbero andare a danneggiare te stesso se utilizzi, non so, tutti i tuoi soldi per comprarti orecchie da gatto. Certo, ci sono poi delle cose che sicuramente viaggiano sul limite della legalità. Questo non c'è nulla da dire, però non è l'aspetto predominante del feticismo, dal mio punto di vista. Infatti, proprio per quanto riguarda questa zona grigia in cui adesso ci caliamo per pochi minuti, il Giappone è uno dei campioni delle zone grigie, nel senso che ha una serie di leggi assolutamente ed è molto bravo ad agire all'interno di questi limiti. Abbiamo già accennato nelle nostre live a un fenomeno tempo fa, non ricordo in quale episodio precisamente, ma comunque al fenomeno dei Burusera. È un fenomeno particolare, è un fenomeno che per un motivo o per un altro è diventato famosissimo del Giappone e tutti ti fanno sempre questa domanda: ma è vero che in Giappone vendono le mutandine usate delle ragazze a ogni angolo della strada? Ci sono negozi che hanno reso business l'interesse, il feticismo per questo indumento, in questo caso usato, semplicemente è in vendita. Io non ci vedo assolutamente nulla di male. Certo, è un po' anche nel caso del Giappone, ci sono dei limiti in cui non si può superare. Certo, anche in questo caso siamo su una zona grigia, più che altro l'età delle ragazze che vendono le proprie mutandine. Teoricamente dovrebbero essere maggiorenni, ma come abbiamo imparato bene nei nostri podcast, in Giappone esiste sempre un modo per girare attorno alle cose. Dopotutto ci sono gente che non fa altro che spendere centinaia di migliaia di dollari, di euro per acquistare le magliette usate dei propri non so, calciatori o dei propri star della rock, della musica. Per cui qual è la differenza di acquistare, non so, la maglietta usata da Bruce Springsteen nel concerto del 1985 dalle mutandine di una studentessa di 20 anni giapponese, solo che uno ha il sudore, l'altro ha il sudore e forse qualcos'altro? Qual è la differenza tra i due feticismi? Che uno, i ben pensanti dicono sia giusto perché è una rockstar,
E l'altro no, perché è una ragazza. Spesso alcuni fenomeni sono di radice uguale ma di declinazione diversa. Siamo magari portati ad un facile giudizio dovuto a una mistificazione di alcune cose. Sì, ci sono questi luoghi non per turisti, non comuni da trovare, molto rari e non localizzati in posti di facile accesso, dove si possono comprare degli indumenti utilizzati. Io credo che con questo possiamo anche concludere. Io vi saluto, lascio Luca i saluti. Sì, grazie Rudy e concludendo la puntata vi ricordo che siamo in onda il lunedì e il mercoledì in live e il giorno dopo esce la puntata in podcast. Ci vediamo mercoledì con la nuova puntata. Da Luca Valletta è tutto, un saluto grande. Ciao.